La cucina romana per me è sempre una grande fonte di ispirazione. Oggi puntiamo al dolce con una crostata alla ricotta tipica della tradizione. E adesso iniziamo con la preparazione della pasta frolla. Mettiamo all'interno la farina e il burro a cubetti freddo da frigorifero. Aziono il cutter per qualche secondo finché il burro diverrà sottile come la sabbia. Adesso possiamo inserire gli altri ingredienti, ovvero lo zucchero a velo, un uovo intero e un tuorlo e la buccia grattugiata di un limone. Chiudiamo il cutter e lo azioniamo fino a che vedremo che tutti gli ingredienti si compatteranno. Ecco qua, ci siamo. Mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro e ci appoggiamo sopra la frolla. La lavoriamo un pochino giusto per compattarla. Dividiamo l'impasto, formiamo due palline, stenderò ogni pallina tra due fogli di carta forno. Perfetto, adesso le frolle vanno tutte e due in frigorifero per mezz'ora a rassodare. Ho già messo in ammollo l'uvetta nel rum, dovete ricoprire proprio l'uvetta con il liquore. Se volete velocizzare questo procedimento potete utilizzare un liquore leggermente caldo. Ricotta. Prendiamo una ricotta che deve essere piuttosto asciutta e ora premo con una marisa contro le maglie del setaccio. Ho passato la ricotta 2 volte al setaccio proprio per renderla molto cremosa. Ora aggiungo lo zucchero, la vaniglia, un po' di cannella e l'amido di mais e comincio ad amalgamare questi ingredienti. È il momento dei tuorli e della scorza di limone e di arancia. Scolo la mia uvetta, amalgamiamo anche questi ingredienti molto bene e in ultimo aggiungiamo i nostri pinoli. La crema è pronta, la vado a mettere in frigorifero e noi ci dedichiamo alla nostra frolla. Qui ho la pasta frolla che devo mettere all'interno di questa teglia, di questa tortiera del diametro di 23-24 cm. Come potete vedere io ho già attaccato un foglio di carta forno sul fondo e ora mettiamo la frolla all'interno dello stampo. Non preoccupatevi se durante questa operazione qualche pezzetto si potrà rompere, perché tanto con le mani possiamo poi riaggiustare il tutto. Molto delicatamente la facciamo entrare e poi togliamo ovviamente l'esubero. Poi pareggiamo i bordi, bucherelliamo il fondo con i rebi di una forchetta senza oltrepassare la pasta frolla. Ed ecco la nostra crema. Ora mettiamo la nostra farcia dentro al guscio di frolla. È una farcia profumatissima. La livelliamo e schiacciamo i bordi della frolla più o meno a livello della farcia, in questo modo. Adesso con la frolla rimasta ricaviamo delle strisce che poi andranno a formare le losanghe classiche della crostata. Utilizzo una rotella dentellata e faccio delle striscioline che vado a posizionare così sulla crostata. L'ultimo tocco, spennellare tutta la superficie della frolla con un uovo sbattuto. Ora la torta di ricotta va in forno statico preriscaldato a 170 gradi per circa 60 minuti. La mia crostata è pronta, per gli amanti della ricotta sarà un vero trionfo di bontà. Che dite, procediamo con l'assaggio?